Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Vuole fare il grosso, ma è piccolo. Allora ragazzi, questo video è colpa vostra, o è merito vostro, perché io tempo fa vi ho fatto vedere un'altra di queste scatoline e l'avete ordinato in tantissimi. Il venditore mi ha scritto un'email e mi ha detto: Riccardo, ci hai fatto vendere una marea di questi prodotti. E il bello è che nessuno è tornato sotto il video a lamentarsi, perché quando qualcosa non va bene, in tanti vanno giù a scrivere questo prodotto non mi è piaciuto, e che nessuno abbia fatto il reso, insomma, che il prodotto è risultato effettivamente come vi ho detto io. Si tratta di un piccolo computer della Gecom. Io già vi ho fatto vedere il fratellino più piccolo, vi ho spiegato a cosa serve e insomma è stato un successone. Quindi oggi vi farò vedere quest'altro computer, ma anziché farvi vedere qua all'interno del laboratorio le solite riprese, facciamo direttamente la configurazione insieme. Vi faccio vedere quanto sia veloce e reattivo, e per fare questa prova ho deciso di scaricare un programma per l'editing video che non è sponsorizzato, è a pagamento se volete comprarlo, ma ne esistono tantissimi, quindi l'ho utilizzato solo come test e non c'è nessuna collaborazione. La collaborazione con Gecom ha un hard disk SSD da 500 GB, 16 GB di RAM già installati, un processore i5 a 2,4 GHz e un piccolo gioiellino racchiuso dentro questa scatolina che adesso vi farò vedere bene. E voi vorrete sapere quanto costa? Io vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione. Spero di associarlo anche ad un codice di sconto che sono sicuro che riuscirò ad ottenere, e vi metterò eventualmente alcune schermate da questa parte, ma il prezzo cambia perché potete comprarlo con l'hard disk SSD o meno, più o meno RAM, insomma potete configurarlo come volete, ma noi guardiamo questo Gecom, vediamo quello che viene dato in dotazione e poi facciamo le prove che vi ho detto, che io in realtà ho già fatto, e ve le farò vedere. Quindi iniziamo. E allora diamo un'occhiata alla confezione. Questa è la scatola con cui viene venduto. Nella parte posteriore troviamo innanzitutto il nome, quindi è Gecom Mini IT8 con un processore i5. Qua abbiamo tutte le caratteristiche tecniche di cui vi ho parlato, quindi SSD da 512 GB, la RAM, ovviamente il tutto ben protetto con questa plastichina, questa gomma piuma che lo protegge. Ma prima di iniziare voglio rispondere in anticipo alla domanda che tantissimi faranno: perché è successo anche con l'altro modello? Scusa Riccardo, non è più pratico comprare un PC portatile? No, perché un PC portatile non lo tenete così nel pugno di una mano, non lo mettete in un marsupio e non avete la praticità di trasporto che avete con questo. Un PC completo è un PC che occupa molto più spazio. In questo caso dobbiamo portare con noi solamente questo e l'alimentatore. E basta, possiamo trasportarlo dove vogliamo. Se abbiamo in casa e in garage mouse, tastiera e monitor, possiamo trasportare i nostri dati semplicemente nel palmo di una mano. Detto questo, quindi avendo capito ed essendo chiaro che non ha nulla a che vedere con un computer portatile, perché sono due prodotti completamente diversi, vediamo quello che troviamo all'interno della confezione. A proposito di trasportabilità, abbiamo questa bustina tipo vellutino con il logo Gecom, poi troviamo queste viti che servono per poterlo fissare su una parete, quindi vengono date in dotazione queste viti per poterlo fissare appendendolo al muro, e questo poi va fissato nella parte posteriore sfruttando i fori filettati. Troviamo manuale di istruzioni, questa bustina con il ringraziamento per l'acquisto, questo è un cavo adattatore HDMI a 3 porte USB di tipo A, una da questa parte, due da quest'altra parte, uscita HDMI, ovviamente porta Ethernet, USB di tipo C, e il tastino di accensione, un'altra uscita USB di tipo C, uscita per le cuffie, queste invece sono le grigliette per la ventilazione, questo è l'ingresso per la SD, e questo è il nostro computer. Io per utilizzarlo vi consiglio, nel caso in cui vogliate trasportarlo comodamente, di comprare una tastierina come questa. Questa è una tastiera con il mouse integrato, questa è touch. Da questa parte abbiamo tutte le funzioni, anche i comandi preimpostati per poter aprire vari browser e quindi scaricare le mail, insomma completa in tutto e per tutto, con la batteria che dura tantissimo perché è ricaricabile. Quindi io vi consiglio un prodotto di questo tipo da associare a un computerino come questo, ma anche se avete un computer più grande. E allora eccoci quindi in quest'angolo che forse non vedrete mai più nei miei video, quindi proviamo a fare la configurazione, facciamo tutte le varie installazioni, vediamo quanto è veloce. E però per fare questo mi sa che è meglio spegnere la luce perché ci sono troppi riflessi, e tra l'altro la luce è puntata negli occhi, quindi penso che vediate anche meglio il monitor, che poi è un televisore, però va benissimo perché funziona anche da monitor. Quindi spengo tutto e proseguiamo. Acceso il computer, quindi cambiamo sorgente. Questa è la mia pagina YouTube sulla Smart TV. Rilevamento del dispositivo in corso, mi sa che devo regolare pure un pochettino l'esposizione eccetera, vediamo se così va bene. Ma ho dimenticato di prendere la tastiera e il mouse. Un attimo. Scegliamo quindi la lingua, italiano.
Ovviamente fin qui è stato veloce, il computer è reattivo, ho visto un paio di recensioni, ho visto che il computer lavora bene, ma queste comunque sono cose semplicissime. Quindi mi connetto alla rete, niente ragazzi, non avevo dubbi, qua non prende bene, quindi mi connetto utilizzando il mio smartphone e lo utilizzerò come hotspot. Verifica degli aggiornamenti, siediti e rilassati mentre si compie la magia. Mettiamo un attimo in pausa. Ragazzi, ci siamo quasi. Ovviamente ho interrotto la registrazione. Adesso c'è una schermata nera con questo pallino, quindi l'avvio di Windows 11. Ok, sembra che ci siamo quasi. Ti diamo il benvenuto. Perfetto. Rivedere contratto di licenza. Accetta. Assegnare un nome al dispositivo. Io questo lo chiamerò mini PC i5. Ok. Configurazione per uso personale. Adesso attendiamo che aggiunga l'account, dopodiché dovremo fare solamente le ultime configurazioni e dovrebbe essere pronto per lavorare. Ovviamente bisogna scaricare le applicazioni che ci servono per poterle utilizzare. Allora crea un PIN, questi sono i tempi standard di tutti i PC in fase di configurazione, non è né più veloce né più lento degli altri, semplicemente il tempo normale richiesto per configurarlo. Alcune scelte personali che vanno fatte ovviamente quando si configura un PC nuovo e questo potrebbe richiedere davvero tantissimo tempo perché sapete gli aggiornamenti se si devono scaricare soprattutto utilizzando l'hotspot potrebbe richiedere davvero tantissimo tempo, quindi questa parte la tagliamo. Allora, ha impiegato davvero 2 o 3 minuti. Ovviamente ho staccato la registrazione perché vi sareste annoiati. Adesso cerchiamo un programma per poter fare dei montaggi video e proviamo a fare un montaggio velocissimo, tanto per vedere come si comporta. E proviamo la sua fluidità facendo un brevissimo montaggio video. Anche di questa piccola tastierina, ovviamente, vi lascerò il link. Ok, siamo al 4%, 5%, acceleriamo questa fase, comunque vedete la velocità finora fino all'8%, sta andando diciamo relativamente veloce come tutti i computer di questa fascia. Mentre completa l'installazione proviamo ad andare su YouTube. Anche la velocità di navigazione è abbastanza reattiva, quindi apriamo uno degli ultimi video, l'ultimo video che ho caricato. Vediamo la sua rapidità. Ciao ragazzi, io sono Riccardo. Ovviamente vi scanso sia i sottotitoli perché sono fastidiosi, anzi a proposito, si rimuovono da quest'icona in basso sulla destra, così compaiono e così scompaiono. E adesso facciamo questa riproduzione del video e vediamo la sua fluidità. Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere altre due torce della Nightcore. Una è la MH40S, una torcia che unisce le prestazioni elevatissime alla tecnologia. E adesso la vedremo per bene. L'altra invece è una torcia. Ok, vediamo se nel frattempo ha finito di installare. Quasi, 70%, quindi anche mentre lavora, mentre sta installando, comunque riesce a lavorare sul web, come è normale che sia, però era una prova che andava fatta per vedere se c'erano qualche rallentamento, insomma, qualche problemino. E invece è andato fluidamente. Contemporaneamente provo a trascinare alcuni file che utilizzerò per fare il montaggio video, quindi il PC per ora sta lavorando, sta installando, e io gli chiedo di scaricare altri file. E in contemporanea, mentre trascina un file, mi sta installando il programma. Tutto nella norma, va bene. Quello che mi interessa non è farvi vedere quanto sia speciale, ma proprio il fatto che non abbia problemi e che si possa utilizzare, nonostante le sue dimensioni, come un normalissimo computer. Quindi in questo caso le dimensioni non contano. Ovviamente non è assolutamente sponsorizzato da Filmora, però è uno dei pochi che permette di avere anche nel periodo di prova quasi tutte le funzioni. Ok, ho trascinato quindi 3 file, adesso avviamo il tutto, quindi crea progetto, crea nuovo progetto.
Adesso proviamo ad esportare il tutto. Allora, è un filmato esagerato, 30 minuti, quindi proviamo a fare esporta, vediamo quanto tempo mi dice che sia necessario e ovviamente non vi posso tenere qua tutto questo tempo, ma vediamo comunque, vi dirò io effettivamente poi quanto tempo impiega. Quindi va bene, facciamo direttamente esporta, esporta con filigrana. Mi dice che al termine mancano 5 minuti e 33 secondi, 5 minuti e 40. Ovviamente un po' ballerino perché sta lavorando, quindi deve calcolare i tempi, un po' come quando si scarica un file oppure si trascina un hard disk o un altro, eccetera. Comunque, il tempo, diciamo, per 30 minuti con un PC portatile, secondo me, non è malaccio. Anche se non è un video in 4K, è un video in Full HD, non è un computer con prestazioni da urlo, però ci permette comunque di ottenere dei buoni risultati sia per quanto riguarda lo svago che per situazioni come queste. Già siamo al 12%, non voglio tenervi qua per 6 minuti, metterò una inquadratura accelerata in cui si vede il tempo che sta impiegando, oppure direttamente l'inquadratura finale nella quale si vede il tempo impiegato. Tra l'altro ci tengo a farvi notare che anche ora che le ventole sono un pochettino più forti, perché sta raffreddando visto che sta lavorando, comunque quasi non si sentono. Io percepisco un leggero fruscio, leggerissimo, quasi veramente impercettibile, e questo è il rumore che si sente, praticamente nulla. Quindi è silenzioso e effettivamente sembra anche molto efficace. Siamo al 53%, mancano 3 minuti, quindi sì, è molto probabile, veritiero, che impiegherà 6 minuti come aveva previsto quando abbiamo dato il via. Queste sono le riprese dell'avvitatore della Bosch che non avete visto perché mi hanno richiesto di mettere un video che durasse al massimo 5 minuti, quindi poi vedrete anche questo completo con tutte le varie riprese. Ok, video realizzato. Apriamo la cartella e proviamo a riprodurlo. Dovrebbe essere questo in teoria, sì. Ok, ovviamente è un mix di video, qua ci sono delle transizioni e questo che state vedendo è la filigrana che mette Filmora perché ovviamente il programma non è stato pagato e quindi ci impone di mettere questa filigrana. Comunque, ha realizzato un video con tutte le riprese. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un trapano. Allora, quindi vabbè, anche andando veloce ovviamente ci mancherebbe, riesce a riprodurre tutto perfettamente. Queste sono le riprese che non avete mai visto dell'abitatore della Bosch, quindi sembra che vada molto bene. Andiamo indietro così velocemente, andiamo avanti velocemente e riproduce il tutto. Ragazzi, non è nulla, non sto facendo nulla di spettacolare, però sto chiedendo ad un PC piccolo quanto 2 pacchi di sigarette di fare un lavoro che effettivamente si fa con un computer di grandi dimensioni. Va bene, mi sembra che vada bene. Vogliamo vedere anche un video in 4K? Guardiamo un video in 4K e vediamo come lo riproduce, però guardiamolo da YouTube perché, perdonatemi, ma non ho nessun video in 4K disponibile da farvi vedere. E allora, messo a massima risoluzione, alla fine 4K, vediamo se la connessione ci aiuta. La qualità del video comunque deve essere sicuramente di alto livello. Ovviamente voi non potrete apprezzarlo, però ragazzi, questo computer secondo me funziona bene come qualunque altro computer di dimensioni più grandi e abbassiamo il volume. E per un utilizzo normale, se non dovete fare nulla di particolare, di estremamente pesante, eccetera, e allora secondo me può essere il computer giusto. Adesso sto scaricando Cura, provo a installarlo, vi faccio vedere pure la velocità nell'apertura di qualche file, quindi scarichiamo un STL, anche in questo caso classica velocità di tutti i PC, io l'ho installato su più computer, la velocità di installazione è questa. Ok, sta estraendo 1 miliardo di file. Va bene, io non ho guardato, ma penso abbia impiegato un minuto e mezzo. Vediamo l'apertura quanto tempo impiega.
Adesso sta caricando l'elenco delle macchine precaricate, quindi le stampanti 3D che ha già precaricato, ed è possibile poi eventualmente aggiungerne di nuove. Comunque questo è un discorso che riguarda Cura, ma anziché attendere in silenzio, chiacchieriamo. Diamo tutti i consensi, va bene, skippiamo tutto, finish, quindi apriamo il file, sono abituato in italiano, ok. E questa è la testa di Moro, quindi un file comunque di dimensioni non piccolissime, abbiamo un'altezza di 15 cm, possiamo anche aumentarlo, ok, va un po' fuori, perfetto. Adesso aggiungiamo dei supporti e vediamo quanto tempo impiega per affettare, quindi per fare lo slicing. Per un pezzo da 20 cm, 21 cm sta andando relativamente bene. Considerate che quando ci sono i supporti richiede più tempo perché deve calcolare dove andare ad inserirli. E quindi questo è il tempo che impiega. Io sto parlando per farvi vedere che è tutto in tempo reale, ma ripeto, qua c'è l'orologio, quindi potete rendervi conto eventualmente del tempo che richiede. E questo è il tempo normalissimo. Io altri PC sapete, ve l'ho fatti vedere già più di una volta. E il tempo impiegato per questa testa di Moro solitamente è questo, per dimensioni più piccole. Quindi in questo caso che è più grande sta richiedendo un minimo di tempo in più, però la sta elaborando. Ogni tanto fa un piccolo scatto in avanti. Allora nel frattempo facciamolo stancare ancora di più. E mentre lui lavora, da questa parte si vede che sta lavorando, noi guardiamo questo PC, proprietà. Quindi abbiamo un processore i5 2,4 GHz, installate abbiamo 16 GB per quanto riguarda la RAM. Ok, quindi 11 Pro, considerate avete anche la licenza del PC, 64 bit nemmeno a dirlo. Va bene, quindi guardiamo anche a questo punto lo spazio di archiviazione che già si vede, però ve lo faccio vedere così. E come vedete è un SSD, quindi 512 GB di hard disk SSD. Nel frattempo qua ha finito, io mi sono distratto, ma considerate che per il tipo di stampa, per farvi vedere perché ha richiesto così tanto tempo, sono necessari 2 giorni, 15 ore e 47 minuti, quindi un file comunque elaborato. Vediamo l'anteprima dello stesso file. Spostiamolo leggermente, guardate quanti supporti ho dovuto mettere, quindi questa parte che vedete di colore azzurro, e sono esattamente 1047 linee, quindi per questo ha perso un po' di tempo ad elaborarlo. E comunque è reattivo anche nell'anteprima, ci fa vedere benissimo un minimo di ritardo effettivamente. Comunque il file sicuramente non è leggero. Per me come prove possono andare bene per renderci conto della sua reattività, della potenza, insomma, per capire se è un computer che può soddisfare le vostre esigenze, che possibilmente sono quelle della navigazione, consultazione di social network, anche la realizzazione di un file G-code per la stampa 3D, oppure un file che possa essere vettoriale, eccetera, da inviare al nostro incisore laser, CNC in generale, e realizzare i nostri lavoretti grazie al computer. E visto il periodo, si potrebbe fare anche un regalo di Natale con questo piccolo computer a un parente, un figlio, un genitore che ha bisogno di un computer che non occupi molto spazio, da collegare anche, come avete visto, ad un televisore. Basta regalare questo, la piccola tastiera, e si sta facendo un regalo, secondo me, molto gradito, che ovviamente costa circa 500 euro, però è un bel prodotto che secondo me, a parte il regalo di Natale, all'interno di un laboratorio, di un hobbista, di un professionista, di chi ha bisogno comunque di lavorare da un punto ad un altro, trasportando il proprio computer senza avere un ingombro di una valigetta o di uno zaino, ma mettendo questo direttamente nel marsupio, nello zainetto che utilizza per spostarsi, eccetera, eccetera, può risolvere tantissimi problemi. Io vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, spero che vi sia stato utile, immagino che comprerete anche tantissimi di questi come avete fatto col modello precedente, quindi non mi rimane che invitarvi ad iscrivervi a questo canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione all'insù che troverete qua sotto, cliccate anche sulla campanella dove esservi iscritti per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. E tu non fare il grosso perché sei piccolo. Ciao ragazzi!